Ciao a tutti ragazzi dal vostro Avatar, bentornati nella nostra guida su Sorare. Oggi capitolo fondamentale della guida per tutti i nuovi utenti perché andremo a parlare della modalità di gioco gratuita su Sorare, quindi tutto quello che riguarda la possibilità di giocare gratuitamente senza andare a spendere un euro. Allora ragazzi, però, piccola premessa importantissima. Per quanto riguarda il mio parere, è quello naturalmente di iniziare sempre con carte common, quindi con la modalità di gioco gratuita per tutti i nuovi utenti, ma senza dimenticarsi però la possibilità di sfruttare il bonus registrazione su Sorare fino a 50 euro di bonus in crediti in mercato. E quello naturalmente, come ho già spiegato in altri miei video precedenti, si può ottenere solo se si acquistano 5 carte in asta o in acquisto istantaneo direttamente da Sorare. Quindi ragazzi, sempre entro i primi 30 giorni di tempo dalla registrazione. Dunque, per questo motivo il mio parere, che è il mio parere ragazzi, non è un consiglio finanziario, però io vi dico la mia, la cosa migliore secondo me da fare è quella di iniziare sicuramente con le carte common in modo da imparare tutti i meccanismi di gioco su Sorare in modo gratuito, però allo stesso tempo entro i primi 30 giorni acquistare le 5 carte sul mercato di Sorare in modo da poter sbloccare e ricevere il bonus fino a 50 euro, che poi comunque abbiamo altri 30 giorni di tempo per poter spendere, quindi abbiamo tutto il tempo di imparare comunque a giocare su Sorare ed eventualmente anche depositare denaro per poi effettuare l'acquisto delle 5 carte. Quindi questo secondo me sarebbe l'ideale. Ovviamente poi voi dovete decidere, fare le vostre valutazioni e quando vi sentite pronti eventualmente mettere i soldi su Sorare. Quindi partiamo subito ragazzi allora con questa modalità di gioco gratuita e andiamo a vedere di cosa si tratta. Come vedete qui nella scheda mercato abbiamo una notifica. Se andiamo a cliccarci sopra vedete che qui abbiamo un'ulteriore scheda che si chiama pacchetti common. Aprendola vedete che ci dice pacchetti ogni giorno, premio gratis disponibile. Cosa significa? Che noi ogni giorno su Sorare avremo a disposizione un pacchetto gratuito, quindi un pacchetto contenente le carte common. Quali sono le carte common ragazzi? Ne avevo già parlato in precedenza in un altro mio video. Sono delle carte esattamente come quelle Pro, quindi le limited, rare, eccetera, che utilizziamo nella modalità Pro, ma in questo caso sono delle carte di colore grigio, ok? E sono delle carte gratuite perché ci vengono date da Sorare ogni giorno in questi pacchetti appunto giornalieri. Se clicchiamo su richiedi, eccolo qui, possiamo aprire questo pacchetto ed ecco che all'interno ci sono 5 carte common, eccole qui, vedete? Portiere, difensore, centrocampista, attaccante e la carta extra. Ok, e qui ci vengono ricapitolati. Se clicchiamo su continua, ci fa vedere come queste carte vengono inserite anch'esse in una album da collezione, proprio come abbiamo visto per quanto riguarda le carte Pro. Quindi funzionano esattamente allo stesso modo fin qui e questo ci fa capire già tanto per un nuovo utente a come deve giocare su Sorare.
Allora, una volta aperto il pacchetto, queste carte praticamente le andiamo poi a trovare proprio all'interno della nostra gallery. Eccole qui, vedete? Infatti qua mi differenzia tra carte limited in questi quadranti, che sono quelle con cui gioco io, e poi in quest'altro invece abbiamo le carte common. Nel mio caso ne ho già accumulate 413, aprendo pacchetti da 5 ogni giorno, vedete? E di conseguenza questa è la galleria, però abbiamo anche la possibilità di cliccare su collezioni e qui in effetti troviamo tutti gli album da collezione con all'interno le nostre carte common. Allora, cosa fondamentale da dire per quanto riguarda le carte common, ragazzi? A differenza delle carte pro, quindi le limited, rare, eccetera, queste carte non sono esattamente di nostra proprietà, ma ci vengono fornite da Sorare per, diciamo, la durata della stagione europea. Ok, quindi dall'inizio al termine della stagione europea. Perché poi, con l'inizio della stagione successiva, verranno eliminate queste e inserite le carte proprio della nuova stagione. Quindi, diciamo che hanno una durata stagionale. Allora, cos'altro dobbiamo dire su queste carte common? Praticamente, se andiamo sopra col mouse una carta, vediamo questi due tasti. Uno lo conosciamo bene già, abbiamo già visto per le carte pro, ed è il tasto per, diciamo, allenare le carte, far salire di livello la carta. Quindi anche per quanto riguarda le carte common, esistono i punti XP, ok? I punti proprio per far salire di livello la carta e quindi fargli guadagnare punti bonus sul punteggio finale della carta. Quindi in questo caso però i punti XP da utilizzare saranno quelli common e non più quelli limited che abbiamo visto. Quindi ci sarà anche, che adesso vedremo, una possibilità di ottenere punti XP common da utilizzare per allenare le carte. Invece quest'altro tasto che non conosciamo serve come burning delle carte, cioè per bruciare queste carte. Perché le dovremmo bruciare, ragazzi? Immaginate come se voi le voleste vendere, ok? Però queste carte, a differenza di tutte le altre carte pro, non possono essere né acquistate sul mercato né vendute e né scambiate, ok? Ma ci vengono appunto fornite da Sorare solo per la stagione in corso. Però c'è una possibilità appunto di burning che è come se noi vendessimo queste carte, ok? Però invece di ricevere in cambio denaro, ok, otteniamo delle essenze common in questo caso. Quindi è come se noi vendessimo queste carte per ricevere in cambio delle essenze common. Allora, a cosa ci serviranno queste essenze common? Prima di tutto dobbiamo dire che, vedete, se io clicco su questo tasto, mi seleziona la carta e mi dice praticamente ogni carta a quanto, diciamo, equivale il burning di questa carta per ricevere essenze common. Quindi se io ad esempio vado a bruciare questa carta di Fire, mi vengono date in cambio, vedete c'è scritto 25 essenze common. Invece se vado a bruciare a Japong, in questo caso mi vengono date soltanto 5. Naturalmente la quantità di essenze common che ci viene data in cambio dipendono dal valore della carta del giocatore più che altro. Quindi se parliamo chiaramente di una carta equivalente a una Tier 1, naturalmente ci vengono date molte più essenze rispetto ad una carta che equivale ad una Tier 5. Ok, quindi funzionano esattamente come le carte Pro.
Allora, quindi vedete che se io li vado a selezionare, qui in basso mi vengono aggiunte e sommate, ok, le essenze che vado ad ottenere. Quindi vedete 35, 40 man mano che le aggiungo. E poi quando sono soddisfatto, diciamo, del totale di carte da bruciare, posso andare a cliccare sul tasto ricicla, ok, e quindi andrò a dare via tutte queste carte selezionate per ricevere in cambio queste essenze. Molto bene, adesso chiudiamo con la X perché non le voglio bruciare in questo caso. Dunque ragazzi, adesso però dobbiamo andare a vedere a cosa servono queste essenze common. Allora, se andiamo qui sull'icona delle essenze, vedete che tra le altre c'è anche la dicitura common. In questo caso noi ne abbiamo 0 al momento, ecco lo dice anche qui in alto. Quindi dobbiamo capire come fare ad accumularle queste essenze common. Abbiamo visto quindi che un modo per farlo è il burning delle carte. Quindi bruciamo carte e otteniamo essenze common. Ma un altro modo, quello fondamentale, è tramite il gameplay, quindi tramite lo schierare le carte common nelle varie competizioni, e lo vedremo tra poco. Adesso però vediamo a cosa servono quindi queste essenze common. Eccolo qui. Praticamente noi possiamo acquistare dei nuovi pacchetti di carte common tramite queste essenze. Diciamo che ci sono dei pacchetti base, quindi eccoli qui ad esempio per quanto riguarda le offerte del giorno ci vengono dati centrocampisti, in questo caso della Premier, difensori della Premier, portieri della Bundesliga. Queste qui sono offerte giornaliere e variano appunto quotidianamente. In questo caso diciamo che questi pacchetti standard hanno un costo di 250 essenze ciascun pacchetto per tutti i ruoli, tranne quelli per il portiere che costano 350 essenze, perché al loro interno contengono 5 carte tutte di portieri, mentre diciamo questi altri pacchetti sono solo difensori e questi solo centrocampisti, ad esempio. Se andiamo giù invece abbiamo i pacchetti base relativi invece alla singola lega. In questo caso è un pacchetto basic solo della Premier League, scendendo abbiamo quelli basic soltanto della Liga, della Liga 1 e della Bundesliga, quindi sono relativi ai top campionati europei, esclusa naturalmente la Serie A per i motivi che abbiamo già spiegato in precedenza. Allora ragazzi, il costo di questi pacchetti base è sempre di 250 essenze ciascuno. Al loro interno, se ci clicchiamo sopra, vedete che ci viene spiegato cosa troviamo. Quindi sono carte della Premier League in questo caso, ci sono 5 carte common e un portiere incluso. Quindi in ogni pacchetto base di questi ci sarà un portiere e altri 4 giocatori di movimento. Ok? Se clicchiamo sulla I, ad esempio ci viene spiegato quale sarà il contenuto, quindi quali ruoli troviamo e quali club avremo la possibilità di trovare. Ok, queste sono invece le probabilità, vedete 50% possibilità di avere un titolare e 50% di una riserva. Mentre per quanto riguarda i club che possiamo trovare variano da pacchetto a pacchetto. Se torniamo indietro ad esempio vedete che ci sono per quanto riguarda la Premier 3 pacchetti base, ognuno dei quali all'interno ha chiaramente delle squadre della Premier diverse tra di loro, ok? Quindi voi potete scegliere quale squadra vi interessa maggiormente da collezionare e con la quale vorrete giocare, e quindi potete decidere su quale pacchetto puntare. Stessa cosa vale anche per le altre leghe, quindi anche per la Liga ci saranno
3 pacchetti con squadre diverse al loro interno, ma sempre vale la stessa cosa, 5 carte common della Liga, in questo caso un portiere incluso, e il costo è sempre di 250 essenze. Ok, quindi uguale naturalmente per la Liga 1 e per la Bundesliga. Questa è la situazione, ragazzi, dei pacchetti. Poi c'è, per chi volesse, anche la possibilità di acquistare invece dei pacchetti Elite, sempre delle 4 leghe top europee. Allora, in cosa consistono questi pacchetti Elite? Intanto vediamo cosa troviamo al loro interno. Qui ci vengono garantiti dei giocatori star, ok? Però sono solo giocatori di campo esterno, quindi non c'è il portiere all'interno. Se clicchiamo sulla I, quindi vedete che i ruoli possibili sono difensore, centrocampista e attaccante, quindi non c'è il portiere. I club sono sempre, diciamo, variabili da pacchetto a pacchetto, però le probabilità sono queste che andiamo a trovare. Il 60% giocatori da 4 stelle, quindi giocatori tier 2. Il 30% dei casi invece troverete giocatori con 5 stelle, quindi tier 1, e nel 10% dei casi invece giocatori star. Ok, quindi questa è la probabilità. Perché ci sono queste probabilità così alte di tier? Perché, ragazzi, questi sono pacchetti che si possono acquistare soltanto tramite gemme. Cosa sono le gemme? Sono una diciamo tipologia di acquisto a pagamento. Se andiamo a cliccare sulla gemma sia da questa icona o anche da qui in basso, vedete, ottieni gemme. Cosa ci viene detto? Che per acquistarle praticamente dobbiamo pagare dei soldi. Quindi, ad esempio, per acquistare 5 gemme, che è il costo di un pacchetto singolo Elite, ci servono 99 centesimi e così via a salire per acquistare più gemme. Naturalmente, ragazzi, il mio parere è quello di non andare ad acquistare le gemme per appunto ottenere delle carte common, perché le carte common le possiamo ottenere gratuitamente ogni giorno senza necessità di spendere soldi. Quindi diciamo che è una scelta personale. Se si vuole provare ad accelerare un po' i tempi nel ottenere carte star, quindi giocatori molto forti anche in modalità common, però secondo me non è questa, diciamo, lo scopo della modalità common, ok? Lo scopo è quello di imparare a conoscere il gioco, di imparare a giocare su Sorare per poi passare alla modalità a pagamento, quindi con carte pro, che ovviamente ci permettono anche di vincere dei premi sicuramente importanti, anche premi in denaro o premi in carte che hanno un valore economico, eccetera. Mentre con le carte common, come vedremo tra poco, i premi non saranno così entusiasmanti, perché chiaramente parliamo di un gioco gratuito, quindi noi di tasca nostra non ci mettiamo niente e quindi è chiaro che anche i premi sono molto più ridotti. Quindi secondo me non è il caso di andare a spendere soldi nella modalità di gioco common. Ok, abbiamo spiegato un pochettino tutto quello che servono le essenze common, ok? Invece adesso andiamo a vedere proprio come ottenerle. Quindi oltre al burning delle carte che abbiamo già visto, possiamo naturalmente anche schierarle nelle formazioni, proprio come facciamo abbiamo spiegato nel capitolo precedente della mia guida al campionato, proprio come facciamo lì con le nostre carte pro. Quindi adesso, se noi andiamo nella GV9 dal 12 al 16 settembre, quindi alla ripresa di tutti i campionati, possiamo andare ad esempio su All Star, ok? E qui in alto nel menu a tendina selezioniamo la rarità common, in questo caso. Eccoci qua. Quindi qui ci viene spiegato come giocare alla All Star con carte common. Andiamo alle regole. Eccolo qua, 5 carte common e capitano. Abbiamo
rarità superiori consentite, quindi noi possiamo utilizzare naturalmente le carte common e se abbiamo anche delle carte limited ad esempio che non utilizziamo in altre competizioni pro, possiamo anche inserirle qui nella common. Naturalmente ragazzi il mio parere è quello di usare carte limited o rare nelle competizioni a loro dedicate, quindi nelle modalità pro, però se proprio vi avanza qualcosa potete utilizzarla anche qui. Il capitano ha un punteggio bonus aumentato del 50% proprio come nella modalità pro e invece i premi a disposizione saranno questi. Come vedete si possono ottenere soltanto essenze common come premio, quindi come vi dicevo prima è chiaro non sono dei premi in denaro o dei premi comunque pro, ma sono sempre dei premi che ci permettono di acquistare nuove carte, nuovi pacchetti di carte common per cercare di migliorare la nostra gallery common e avere sempre giocatori più forti. Tra poco vedremo anche a cosa servirà avere delle carte comunque più forti anche in modalità common. Allora, comunque diciamo che un primo posto ottiene 1000 essenze common, che sono veramente parecchie, ok? Già con queste ci si può acquistare 4 pacchetti di carte common, che non sono pochi. Se vogliamo fare un esempio di schierare la nostra squadra common, eccoci qua. Qua siamo in All Star e vedete come io posso inserire naturalmente un portiere, ma ci sono anche, vedete, le carte limited presenti, le mie carte limited, perché come vi dicevo sono consentite anche rarità superiori. Andiamo al difensore, facciamo ad esempio Ballard, centrocampo mettiamo Tielemans, in attacco facciamo Ndoye e come carta extra facciamo qua non gioca nessuno, facciamo un Anthony. Ok ragazzi, a questo punto come sempre inseriamo il nostro capitano che ha un bonus del 50% e possiamo creare la nostra formazione. Molto bene. E ce l'andiamo a ritrovare come sempre qui schierata. Ok, adesso la cancelliamo perché è un esempio, però come abbiamo fatto per la All Star possiamo fare ragazzi la stessa cosa anche per quanto riguarda i 4 top campionati europei che abbiamo già visto, quindi stiamo parlando naturalmente di Premier League, Liga 1, Liga e Bundesliga. Anche in queste 4 competizioni possiamo naturalmente giocare con le carte common. Andiamo ad esempio alla Premier League. Eccoci qua. Queste sono le regole. 5 carte common, bonus capitano del 50%. Solita regola, ragazzi, minimo 4 carte in season. Allora, in questo caso, ragazzi, le carte che abbiamo a disposizione common sono tutte in season, perché come vi dicevo prima, a ogni stagione vengono rilasciate le nuove ed eliminate le vecchie, ok? Però, se ad esempio vogliamo inserire anche una nostra carta limited, possiamo anche metterla classic, ok? Quindi giocare con 4 in season e una classic. In questo caso naturalmente i giocatori consentiti dalla Premier League. Questo è il montepremi sempre però in essenze common, ok? Quindi è tutto uguale, identico praticamente alla modalità di gioco pro. Però ragazzi, attenzione che come per la modalità di gioco pro c'è anche un'altra similitudine che è la hot streak. Eccola qui ragazzi. Andiamo a cliccarci sopra perché come per le carte della modalità pro anche qui abbiamo una hot streak con 5 step, vedete, da superare e con dei premi corrispondenti ad ogni step, sempre maggiori. Andiamo a vedere quali sono i premi in questo caso perché stiamo giocando gratuitamente ragazzi.
Primo step, 360 punti servono per vincere 500 essenze. Ok. Secondo step, 380 punti, 1000 essenze. Terzo step, 400 punti e quasi vincono 2000 essenze, non male. Ma attenzione perché adesso arriva il bello. Quarto step, 420 punti, ragazzi, e si possono vincere 5 dollari in crediti mercato. Quindi, da qui vediamo che giocando alla modalità common si possono vincere anche dei premi pro, perché chiaramente i crediti mercato sono un premio da utilizzare poi in modalità pro, perché ci permette di acquistare carte sul mercato di Sorare, quindi carte limited, rare, eccetera, naturalmente aggiungendo anche soldi nostri. Però è comunque un premio, se vogliamo, in denaro, quindi ricordiamo che stiamo giocando gratuitamente. E poi ragazzi c'è anche l'ultimo step che con 460 punti ci permette di vincere 20 dollari in crediti mercato, che già sono un credito sufficiente per acquistare delle carte importanti. Quindi, detto questo ragazzi, per il resto la hot streak funziona esattamente come abbiamo spiegato nel capitolo precedente, quindi bisogna fare ad ogni GV, diciamo, consecutivamente il punteggio dello step successivo per ottenere il premio, e naturalmente la streak si interrompe e si ricomincia dallo step 1 se non si raggiunge il punteggio stabilito oppure se si completa l'ultimo livello della streak. Ok, naturalmente anche qui ci si può fermare e non schierare la formazione mantenendo lo step della streak raggiunto fino a quando non si va a schierare nuovamente. Ok, e a questo punto direi che possiamo dire che anche per le altre leghe, quindi Liga 1, Liga e Bundesliga, vale la stessa identica cosa. Vediamoli, quindi stessi premi e stessa hot streak. Naturalmente i giocatori sono consentiti in questo caso dalla Liga 1, ma chiaramente la modalità di gioco è la stessa e quindi è uguale anche per Liga e Bundesliga. Allora ragazzi, questo è tutto quello che riguarda come schierare le carte common e i premi che possiamo ottenere. Però non è finita qui, perché se andiamo nella scheda home abbiamo la possibilità anche di sfruttare la modalità gratuita con le missioni. Eccole qui, già le vediamo, però andiamo ad approfondire e facciamo visualizza tutto. Vedete che qui in alto possiamo scegliere la rarità delle carte, delle missioni che ci interessano. In questo caso ci interessano le common e andiamo a vedere cosa possiamo fare. Intanto vediamo che ci sono la possibilità di missioni con gioca, ok? E vediamo che ci sono missioni giornaliere, quindi nuove sfide ogni giorno. Ad esempio abbiamo la sfida del riciclo, ok? Anche questa varia ogni giorno. Oggi ad esempio mi dice ricicla 4 carte di giocatori idonei e ottieni una carta da 4 stelle o 5 stelle aleatoria, significa che è variabile, ok? E le regole cambiano ogni giorno, significa che ci sono giorni che ad esempio come oggi vuole che ricicliamo 4 carte common, ma può capitare anche la volta che ti dice ricicla una sola carta common. Se noi andiamo a cliccare su gioca, ok, qua ci spiega nel dettaglio la sfida del riciclo. Ok, in questo caso vuole che ricicliamo 4 carte common che abbiamo noi in possesso, ok? Devono essere di età minima di 32 anni a partire dal 1 luglio 25. Ok ragazzi, quindi questa è la sfida del riciclo di oggi. Domani sarà diversa, magari ci dirà ricicla 3 carte della Premier League per ottenere
questo tipo di premio, quindi una carta sempre 4 stelle o 5 stelle aleatoria. Allora ragazzi, in questo caso ci dice attenzione, non riceverai essenze se ricicli questa carta. Cosa significa? Che riciclando qui, in questo caso, non è come se ricicliamo le carte nella nostra gallery, che appunto otteniamo essenze common in cambio, ma qui praticamente ci vengono date invece proprio delle carte in cambio, ok? Delle carte naturalmente superiori, perché se io adesso vado a riciclare, naturalmente, non è che vado a riciclare le carte con 4 stelle, vedete qui, o con 3 stelle, per ottenerne un'altra di 4-5 stelle, no, vado a riciclare quelle da 1 stella che magari non giocano, queste qua, vedete, quelle che comunque sulle quali non vado a puntare, che magari, ad esempio questo qui che ha 34 anni e non gioca mai, ha 1 stella di valore, ecco, vado ad esempio a riciclare lui. Vi do il mio parere ragazzi sulla sfida del riciclo. Allora, io personalmente evito di riciclare quando mi chiede troppe carte in cambio, ok? Perché so che ci sono giorni in cui mi chiede anche 1 o 2 carte da riciclare in cambio di una carta da 4 stelle o 5 stelle. Quindi nei giorni in cui magari mi chiede una sola carta da riciclare, io vado a riciclare una carta da 1 stella e ottengo in cambio magari una da 5 stelle, quindi faccio un bel colpo lì. Quindi questo è il mio parere. Naturalmente voi potete anche provare a riciclare anche 4 carte. Allora ragazzi, questa è una sfida già direi molto molto interessante. Invece poi abbiamo la sfida del decisive. Che cosa significa ragazzi? Come anche per quanto riguarda le carte pro, anche qui abbiamo la possibilità di ottenere dei punti XP, ok, ogni giorno per ogni giocatore selezionato che realizza un decisive quel giorno, quindi un'azione decisiva positiva. Ok, quindi noi possiamo selezionare 3 delle nostre carte common che giocano quel giorno, ok, e per ogni carta di queste selezionate che effettua un decisive otteniamo 200 punti XP common. Quindi si può ottenere fino a un massimo di 600 punti XP common ogni giorno. Allora, naturalmente questi punti XP common possono essere utilizzati solo su carte common, appunto per farle salire di livello e quindi aumentare i punti bonus sul punteggio finale della carta. Molto bene, ma non finiamo ancora ragazzi, ci sono altre notizie perché oltre alla hot streak di cui abbiamo già parlato, ragazzi, abbiamo la possibilità di fare altre sfide nella sezione colleziona. Allora, abbiamo infatti i traguardi della collezione. Colleziona tutte le carte che riesci. Cosa significa, ragazzi? Che anche qui, ovviamente, come abbiamo visto prima, abbiamo gli album da collezione common, ma in questo caso per i 4 campionati top europei, ok? Abbiamo la possibilità di effettuare una sorta anche di collezione di carte partendo da 25 carte per ogni lega, quindi raggiunte le 25 carte ad esempio di Bundesliga si ottengono 100 punti XP, ma in questo caso ragazzi non common ma limited, quindi questi già sono dei premi importanti perché anche questi sono dei premi pro. Ok, quindi sono dei punti XP che noi possiamo applicare sulle carte limited in questo caso. Ok ragazzi, quindi ad ogni step praticamente si ottengono dei nuovi punti XP, ogni volta 100 punti XP limited. E questo succede, quindi abbiamo detto, al raggiungimento delle 25 carte common, poi a 50, a 100, altri 100 punti XP, a 125, eccetera, fino a 175. Ogni volta si ottengono sempre 100 punti XP limited, in questo caso parlavamo della Bundesliga, ma la stessa cosa avviene per quanto riguarda la Liga, quindi
partendo da 25 e arrivando a 175 ad ogni step si vincono 100 XP limited. Uguale per la Premier League e per la Ligue 1. Vedete che qua questa è la mia barra di scorrimento. Io ho già ritirato, ad esempio, in Premier League, vedete che ho già ritirato i 100 XP più volte, perché qua ho ritirato quello da 25, da 50, da 100, 125, 150, mi manca soltanto quello da 175 e da 200 e poi avrò completato quelli della Premier League. Ok, questo per quanto riguarda la possibilità di vincere punti XP limited. Invece, ragazzi, abbiamo un altro traguardo della collezione, forse ancora più interessante, è che è quello di completare proprio le collezioni delle singole squadre common, sempre relative naturalmente a Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1, ma in questo caso, ragazzi, quando si completa un album di una squadra si ottengono 5 dollari in crediti mercato, quindi altri soldi, altro premio pro. Molto molto interessante. Andiamo ad aprire ad esempio la Liga, eccoci qua. Vedete che qua mi dice 0 collezioni completate, perché chiaramente io ancora non ho completato nessun album common, e qua ci dice che praticamente ad ogni album completato, quindi ad ogni squadra della liga completata, si ottengono ad ogni squadra 5 dollari in crediti mercato. Ok? In questo caso mi viene mostrato l'Athletic Club perché il club mostrato è quello più vicino al completamento. In questo caso dell'Athletic io ho praticamente completato il 25% ed è quello più avanzato rispetto agli altri, e mi viene mostrato questo. Stessa cosa succede per la Premier League, ok? Qui addirittura sono al 34% con il Brighton, eccetera eccetera, però sempre 5 dollari in crediti mercato ad ogni squadra completata, quindi ad ogni album di ciascuna squadra completato della Premier League qui. Uguale ovviamente in Bundesliga e in Ligue 1. Quindi, ragazzi, si possono vincere anche parecchi crediti mercato solo semplicemente utilizzando carte e collezionando carte common. Stessa cosa, si possono vincere tanti premi in XP limited. Quindi, raga, veramente c'è l'imbarazzo della scelta come premi anche con la modalità common. Quello che vi ho detto all'inizio, però, ragazzi, ricordiamoci sempre, giochiamo con le common, ma non dimentichiamoci il bonus di registrazione fino a 50 euro. Ok? Quindi quello che vi posso dire è che, ragazzi, io tuttora continuo sempre a utilizzare e a giocare anche le competizioni common, quindi gratuite, perché naturalmente si ottengono anche tanti premi utilizzabili poi nella modalità pro, quindi nel mio caso sulle carte limited, che mi possono dare anche dei vantaggi non da poco. Ok, ragazzi, per il momento mi pare di aver detto tutto per quanto riguarda la modalità di gioco gratuita, quindi io vi ringrazio, vi auguro naturalmente buon campionato su Sorare anche con la modalità di gioco gratuita e con carte common. Noi ci vediamo nel nostro prossimo episodio della guida, e ricordate, evviva Sorare, evviva il divertimento, ma evviva anche i nostri soldi. Ciao a tutti, bye Avatar!